Allora, voglio risolvere questa disequazione di secondo grado, quindi come che faccio? Guardo un attimo il risultato che deve essere x minore di 2, ma allo stesso tempo diverso da meno 2. Cerchiamo di capire perché. Per prima cosa devo andare a sistemarmi tutto e devo cercare di capire qual è il minimo comune multiplo di tutta questa frazione. Se guardo il primo mi accorgo che lo posso andare a scomporre con la differenza di quadrati. Quindi sarebbe un x meno 2 che moltiplica un x più 2. Questo sta già scomposto, invece devo ragionare su questo. Su quest'ultimo, che cosa noto? Posso scomporlo in più modi, ad esempio usando il quadrato di binomio. Infatti col quadrato di binomio questo sarebbe x più 2 alla seconda. Infatti il quadrato del primo è x quadro, il quadrato del secondo è 4, il loro doppio prodotto è 4x. Quindi, arrivati a questo momento, ci siamo fatti un'idea su quello che può essere il minimo comune multiplo. Devo prendere tutti, comuni e non comuni, e devo prendere poi quelli però con esponente più alto. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che sicuramente questo qui fa parte del mio minimo comune multiplo. Non dovrò più prendere questo, che l'ho già preso, prendendo x più 2 alla seconda. Devo prendere questo qua. Questo qui è già incluso. Allora adesso devo andare a fare quindi questo minimo comune multiplo, che sarà dato da che cosa? Sicuramente devo metterci questo x più 2 al quadrato e devo anche metterci dunque x meno 2. E quindi il mio minimo comune multiplo finisce così. Adesso devo andare a prendere il primo numeratore e inizio a riscriverlo. Poi devo aggiungere sopra quello che manca sotto. Allora notiamo che appunto il mio minimo comune multiplo, per raggiungerlo dovrei aggiungere un x più 2. Infatti qui c'è x meno 2, x più 2, ma manca un altro x più 2. Quindi vado ad aggiungerlo. Banalmente sto facendo la divisione di questo con questo. E poi, rimane il numeratore lì così come sta. Adesso facendo la divisione di questo con questo, cioè quindi aggiungendo quello che manca, metto intanto meno 1 che stava sopra di default e poi devo aggiungere appunto x meno 2 che moltiplica un x più 2. Per quanto riguarda quest'ultimo, intanto vedo che c'è quel 2 meno x con un segno meno davanti. Questo mi suggerisce che posso un attimino risistemarmelo andando a raccogliere un segno meno come x meno 2. A questo punto, una volta sistemato il numeratore, aggiungo sopra quello che manca sotto. In questo caso semplicemente un x meno 2, perché c'è già x più 2 al quadrato e rimane sempre il segno minore o uguale di 0. Arrivati a questo punto devo iniziare a lavorare su come sistemare le cose, perché sicuramente non sarà facile sistemare il tutto adesso, e devo procedere naturalmente con quello che è la moltiplicazione di tutte queste cose. Purtroppo lo devo fare. Quindi andiamo a guardare il primo. Ho la x che si distribuisce qui e poi qui. Quindi ho un x al quadrato più 2x. Stesso discorso, l'1 lo distribuisco. Quindi ottengo più x più 2. Meno, questo è un po' più facile perché adesso mi rappresenta una differenza di quadrati, ossia x al quadrato meno 4. Siccome c'è un segno meno davanti, applico direttamente questo segno meno e ottengo meno x quadro più 4. Rimane da sistemare l'ultimo, che in realtà è il quadrato di un binomio, e quindi avrò più x al quadrato meno 2x più 4. Il tutto rimane sempre minore o uguale di 0. Linea di frazione, rimane sempre x più 2 al quadrato, x meno 2. A questo punto devo cercare di sistemare un attimino quello che c'ho sopra e cerco di andare a semplificare qualcosa, ad esempio questo x al quadrato con questo meno x al quadrato. Successivamente le altre cose che si possono semplificare sono ad esempio questo 2x con questo meno 2x. E poi dobbiamo conservare quello che ci rimane, quindi ci rimane un x al quadrato, che è questo qua, altri termini col quadrato non ne sono rimasti, poi ci è rimasto più x e poi abbiamo 4 più 4 e più 2, quindi più 10.
di linea di frazione. Quello che mi rimane sotto è sempre quello x più 2 tutto al quadrato che moltiplica x meno 2, e di questo devo andare a capire quando è che il tutto è minore o uguale di 0. Quindi il mio problema automaticamente si è ridotto a questo. In realtà già da molto tempo avremmo potuto togliere da qui questo pezzettino qua, perché di fatti questo pezzettino qua non va ad influire sul segno della mia disequazione. Perché? Se io ho x più 2 al quadrato, mi voglio chiedere quando è che questa cosa è maggiore strettamente di 0. Questo accade quando il suo argomento, l'argomento del quadrato, risulta essere diverso da 0, quindi quando x più 2 è diverso da 0, il che vuol dire x diverso da meno 2. Quindi a me interessa solo che x sia diverso da meno 2. Una volta fatto questo, posso ridurre il mio studio a questo, ad x al quadrato più x più 10 fratto x meno 2, il tutto minore o uguale di 0. In realtà, facendo attenzione, che cosa notiamo per quanto riguarda questo qui? Beh, il delta come sarà? Sarà b alla seconda, ossia 1, meno 4 volte ac, quindi meno 4 che moltiplica 1 che moltiplica 10. Sicuramente questo delta è negativo. Quindi che vuol dire quando il delta è negativo? Che io ho una parabola che si trova sopra l'asse delle x, cioè la parabola è tutta positiva. Allora che cosa succede? Che in realtà anche tutto questo pezzo è strettamente positivo. Quindi il suo segno non va ad influire su quello che sto facendo. Allora cos'è che mi rimane? Siccome queste due cose non influiscono per niente sul mio segno, a patto di avere comunque che x sia diverso da meno 2, mi basta andare a studiare il segno dell'unica cosa che rimane, ossia il segno di questa roba qui, che quindi il tutto si traduce nel chiedere x meno 2 minore di 0. Quindi guardiamo come ci siamo spostati con le equivalenze. Questo era il primo passaggio, questo il secondo, questo il terzo. Ora in realtà appunto questo qui lo posso anche cancellare e mi basta semplicemente associare questo qua, e siamo giunti quindi all'ultimo passaggio, che è questo, che naturalmente è il più banale di tutti, perché mi basta portare il 2 dall'altra parte e ottengo x minore di 2. E infatti questa qui è proprio la mia soluzione. Quindi deve essere x minore di 2 a patto che x sia diverso da meno 2. Come si traduce questo sulla linea dei numeri? Si traduce in questo modo. Io ho qui per esempio il valore 0, giusto per regolarci, qui ho 2, qui ho meno 2. Questa linea qui non è ammissibile, deve essere tutta esclusa, e la risposta alla nostra domanda è: guarda, vai prima di 2. Quindi vuol dire che la soluzione negativa che stavamo cercando la otteniamo quando x è minore di 2, però non è ammissibile proprio in questo punto qui che noi stiamo andando quindi ad escludere. Quindi vuol dire che in realtà mi va bene tutto questo pezzo, tutto questo tratto e tutto questo tratto, ad eccezione di quella linea verticale in cui mi compare il meno 2. E infatti la soluzione, se adesso andiamo indietro, era proprio x minore di 2 a patto che x sia diverso da meno 2. E questo diverso da meno 2 vado a riesplicitarlo da cos'è che dipende. Un quadrato di per sé è sempre positivo, perché se io appunto vado a disegnare la mia parabola, che è quello che mi rappresenta proprio x al quadrato, quando è che la parabola si annulla? Quando proprio io vado a raggiungere questo punto, che è l'origine, cioè quando l'argomento del mio quadrato è nullo. Diciamo che potrei usare un'altra lettera per evitare confusione, a. Quindi questa parabola che ho chiamato con a alla seconda è sicuramente sempre positiva, cioè basta guardare il grafico, vediamo che è sempre positiva.
si trova soltanto ad essere nulla quando io raggiungo questo punto qua. E questo punto quando è che lo raggiungo? Lo raggiungo nel momento in cui quello che c'è dentro il quadrato è uguale a 0, perché l'unico numero elevato al quadrato che mi dà 0 è proprio 0. Quindi a al quadrato è sempre positiva, a patto che appunto a sia diversa da 0. Ed è proprio quello che abbiamo applicato qua. Questo oggetto è tutto positivo a patto che il suo argomento sia diverso da 0. Ovviamente dire x più 2 è diverso da 0 equivale a dire che x sia diverso da meno 2. E quindi questo è tutto il nostro esercizio. Sì, però io sto facendo in questo caso un'equivalenza. Non sto andando a fare il grafico totale dei segni, mi spiego? Quando faccio il grafico totale dei segni, io dico numeratore maggiore, denominatore maggiore. Ma io qui me la sto sbrigando prima, perché altrimenti avrei dovuto fare un grafico in cui... ripeto quello che tu mi chiedi. Io sono arrivato al punto in cui dico x meno 2 minore di 0. Perché metto minore e non maggiore? Giusta domanda. La risposta è questa. Io sto procedendo per equivalenze. Non sto andando a fare un grafico totale dei segni. Se avessi voluto fare il grafico totale dei segni, allora avrei preso il numeratore e avrei detto che questo è per ogni x appartenente ad R. Avrei preso il denominatore e avrei dovuto specificare che appunto x più 2, perché qui abbiamo due fattori, quindi abbiamo denominatore 1 e denominatore 2, quindi avrei dovuto dire che x più 2 è maggiore di 0 per ogni x diverso da meno 2 e avrei anche dovuto prendere l'altro x meno 2 maggiore di 0 che si traduce nel dire x maggiore di 2. A questo punto vado a fare un grafico totale in cui qui metto lo 0, qua avrei dovuto mettere il 2, qua avrei dovuto mettere il meno 2, devo mettere il segno del mio numeratore, quindi il numeratore abbiamo detto che è tutto positivo, una porzione dell'altro denominatore è anch'esso tutto positivo ad eccezione della soluzione meno 2 che non è ammissibile proprio perché lì non ha senso tutta la funzione, perché appunto il denominatore deve essere sempre diverso da 0, quindi qui metto d1 e poi infine d2 che mi dice guarda voglio che x sia dopo 2. Allora a questo punto si viene a generare questo grafico e in questo grafico che cosa faccio? Devo farmi lo studio dei segni in cui appunto devo mettere qui un meno e qui un più. A questo punto dovrei andare a guardare quello che mi chiedeva all'inizio, ossia minore o uguale, e questo mi dice che io devo prendere i meno. Quindi vado qua, prendo i meno e che cosa scopro? Scopro che deve essere appunto quello che ho trovato prima, ossia x minore di 2, ad eccezione che x sia diverso da meno 2. In realtà il modo preliminare di scrivere questo è dire voglio x compresa tra 2 e meno 2 oppure x minore di meno 2. Questo pezzo modellizza questa parte qua. Questo pezzo modellizza questo intervallo qui. È chiaro che è molto più corto dire ok, ho capito che per te va bene che sia prima di 2 purché non sia meno 2. E infatti la scrittura più rapida poi diventa questa qua. Infatti se tu guardi questo intervallo qua, questo disegno, cos'è che ci va bene a noi? A noi va bene proprio tutto tranne questo valore che deve essere escluso dal dominio. Questo è un modo più lungo per fare quello che ho fatto prima mediante le equivalenze, perché arrivo direttamente alla soluzione x minore di 2 per equivalenze senza fare alcun grafico. Questo grafico appunto era anch'esso diciamo extra per spiegare meglio la situazione, però io già qui ho finito il mio esercizio, cioè non serve che continuo a fare altre discussioni. Già qui ho finito perché già qui mi era uscito questo x diverso da meno 2 e qua mi è uscito x minore, quindi
già qui finivo. Tutto questo grafico porta via un sacco di tempo in più che io sinceramente mi risparmierei, non andrei a fare questo grafico, piuttosto procederei per equivalenza, figurati.